Cari amici di Storia di Runner 451, finalmente ci vedete insieme. Siamo qua. E per vederci insieme siamo venuti fino a Milano. Dove? Quando? Della settimana. Migliore o peggiore, dipende. Pieno così. Mancavamo solo noi praticamente. Del mobile del design, come sapete stiamo registrando, è la giornata di Inter Benfica, oltretutto. C'è tutto. Vediamo bene. Mancava solo Storia di Runner 451 e allora ecco, non ci siamo fatti chiacchierare dietro e siamo qui. Siamo qua per condurre questa puntata che va in onda domenica 30 aprile, una puntata molto milanese. Abbiamo dei servizi qui da Milano. Avremo Marco, il responsabile della maratona di Milano. Luca Onofri. E poi dopo avremo una cosa non milanese ma bellissima, imperdibile, l'Epica delle Acque, quindi parleremo di questo evento che si svolge nel Delta del Po ad ottobre a numero chiuso. Avremo Alberto Marchesani che l'ha ideato, che ha corso nel Sahara, ha corso in Siberia, ha corso ovunque. In Islanda addirittura. Credo di sì. E proprio Marco, sono andato con lui sulla Darsena di Ravenna, dove non c'è l'Epica delle Acque ma richiama un po' le acque, mi ha raccontato di questo evento di 3 giorni d'ottobre, bellissimo. E poi abbiamo un'amica di Milano, milanese proprio doc, una giornalista, Monica Nanetti, che ci racconta cosa fa su 2 ruote, una vita insomma che è cambiata dal punto di vista proprio dell'osservazione del mondo grazie ai suoi viaggi, una guida ufficiale National Geographic che ha scritto dei libri bellissimi e che ha un blog fighissimo che Se ce l'ho fatta io si chiama, già il nome dice tutto. E che poi abbiamo visto e vedremo delle immagini dove ha girato l'Europa con questa bicicletta di quelle richiudibili. Brompton si è regalata per i suoi 60 anni un viaggio da Milano fino alla Scozia. Quindi vi mettete belli comodi, se state correndo che ci state ascoltando non vi mettete belli comodi, se invece siete sul vostro divano, sulla vostra poltrona vi mettete comodi, vi godete una bella puntata di Storia di Runner 451. Qua speriamo che la gente non ci calpesti, non si porti via la macchina fotografica. E poi ciao, hello. Ciao. E poi andiamo subito con Luca dalla maratona di Milano. Ciao Luca, benvenuto a Storia di Runner 451. Ciao ragazzi, ciao, grazie mille per l'invito intanto. Ciao Luca. Ciao. Siamo a qualche settimana dopo la maratona di Milano, quindi anche tu stai facendo lo scarico post gara, stai recuperando dalle fatiche lunghe un anno, perché una maratona magari tanti non lo sanno, ma si inizia a preparare praticamente dal giorno dopo in cui finisce l'edizione dell'anno in corso, e quindi siamo già in ottica 2024, però ci faceva piacere fare 2 chiacchiere su proprio come è andata l'edizione 2023, che ha visto le attenzioni di tanti, un po' anche perché c'era Yeman Crippa all'esordio, per chi è più interessato diciamo alla parte tecnica, perché chiunque è passato di qua, ti possiamo dire Luca, abbiamo avuto VIP giornalisti, venivano a fare la staffetta almeno, se non la maratona stessa, abbiamo avuto Cotto al Dente che è venuto a fare la maratona, l'abbiamo avuto proprio la settimana della maratona. E facci sapere dal tuo punto di vista insomma privilegiato, com'è andata Milano 2023? Allora intanto vi dico subito che per me è stata un po' la prima edizione in questo nuovo ruolo. Io ho corso è stata la mia prima maratona a Milano nel 2018, però da partecipante insomma, ma in questo nuovo ruolo è stata per me la prima edizione, quindi sicuramente tanta emozione, anche la cosa bella credo sia tante cose da scoprire, quindi era la 21esima edizione, però per me è la prima, quindi ovviamente guardavo il bello di guardare un evento con degli occhi anche nuovi e allo stesso tempo guardare comunque far parte di un evento con delle dinamiche collaudate. Direi sicuramente che è stato un evento positivo a livello sia di partecipazione dei runner, a livello di partecipazione della città, anche a livello ovviamente di poi quello che è stato tutta la parte di news e notiziabilità dell'evento. Come dicevate prima c'è stato Yeman Crippa che ha fatto l'esordio in maratona, quindi sicuramente tutto questo ci ha portato molta attenzione. Abbiamo portato, ci sono stati più di 6.500 iscritti alla maratona stessa, 13.000 partecipanti e iscritti alla staffetta, quindi per noi una parte molto importante del nostro evento è sicuramente l'aspetto delle charity, l'aspetto della staffetta con questo format che è secondo in Europa solo alla maratona di Londra per tutto quel che riguarda la raccolta fondi. E poi avevamo anche un altro evento collaterale, altri 2 eventi collaterali il sabato, bellissimo, vi dico la verità, è stato anche molto emozionante il sabato della mattina con la School Marathon, quindi più di 8.000
bambini che hanno preso il via in questi 3 chilometri nella parte città di City Life, quindi la parte città diciamo più futuristica, più votata al futuro della città, con questi grattacieli, questo parco e questa zona bellissima. È stato veramente molto emozionante, era una giornata bellissima anche sabato, quindi vedere tutti questi bambini correre, divertirsi, e poi per un giorno insomma speriamo che abbiano portato e abbiano avuto una memoria, un bel ricordo di questa giornata. E poi nel pomeriggio di sabato avevamo anche la dog run, quindi diciamo tra l'Expo che è iniziato il giovedì e poi fino ad arrivare alla domenica con l'ultimo arrivato in Corso Venezia, è stato un weekend ricco di emozioni. A me poi dico la verità, mi piace guardare la partenza e guardare l'arrivo dei primi, ma la cosa che mi dà più soddisfazione, e soprattutto anche come runner, è stare lì sul traguardo e guardare l'arrivo delle persone che magari ci mettono più tempo, perché i 42 km sono uguali per tutti, ma diciamo la fatica che ci si mette, poi le emozioni che si hanno, soprattutto per le persone magari che fanno questo percorso in modo un po' più lento, e anche quello da spettatore ma anche da organizzatore, che dà più emozioni, credo. Luca, infatti vedi, proprio questo è il discorso sulle charities e le staffette, che sono poi quello che potrebbero essere i futuri maratoneti, perché tanti amici che ci hanno detto vado a Milano per la staffetta sono tanti amici che non hanno mai corso la maratona, ed è proprio lì sentire l'odore di quei 42 chilometri. Ma è un lavoro che forse dovete fare su base annua, no? Insegnare questa famosa scuola della corsa a capire che la maratona ovviamente non è obbligatorio nella vita di un runner, però è un discorso che può avviarsi con le staffette. Certo, guarda, io ho detto poco fa che la mia prima maratona è stata a Milano, ma io ho iniziato con degli amici correndo la staffetta, credo un paio d'anni prima, quindi è un percorso che non è naturale, perché ovviamente diciamo, anche se il tragitto, il pezzo più lungo può essere 10 km, però passare da 10 a 40 è un passaggio, diciamo, impegnativo sì, ma non impossibile, quindi sicuramente quella è una delle aree in cui possiamo lavorare per far crescere i numeri della nostra maratona, quindi guardare un po' alle persone che già siamo riusciti a portare all'interno dell'evento, far conoscere l'evento, e poi quando si è per strada sicuramente intanto ci si avvicina alla corsa, si corre per un motivo benefico, per un motivo che è positivo sicuramente, ma allo stesso tempo puoi essere lì per strada e condividere anche lo stesso percorso con le persone che stanno correndo la maratona. È qualcosa che ti ispira e ti fa venire voglia di dire ok, quest'anno magari ho fatto solo un pezzo della staffetta, poi farò una mezza maratona e poi mi voglio presentare qui per fare la maratona così, completa. È così, esatto. Poi ci sono i bambini del sabato che speriamo gli resti la voglia di correre per le prossime edizioni. Senti Luca, Milano ha fatto dei passi da gigante sull'organizzazione in questi anni. Tu adesso dicevi sono arrivato quest'anno, posso dirti, io mi ricordo l'edizione che partiva da Rho di forse 2010-11, è cambiata molto, è diventato il percorso più veloce in Italia, forse tra i più veloci, top 10 in Europa sicuramente. Adesso penso a, vabbè, chiaro, Berlino, Valencia, Siviglia, però la possiamo mettere, basta vedere i tempi. Cosa possiamo fare invece per farla diventare più partecipata oggi che il fenomeno maratona, non dico che si è affievolito, però all'inizio degli anni 10 avevamo questo boom, questa crescita anno su anno dei numeri, tutti che si lanciavano alla maratona, poi già un po' prima del Covid, qualche avvisaglia, e col Covid i numeri sono obiettivamente calati, almeno in Italia. Allora, io mi sono fatto un'idea in questo periodo che ho preso in questo nuovo ruolo. Ci sono due, secondo me, traiettorie e due strade che sono da prendere nello stesso momento. C'è una strada più di coinvolgimento della città, che secondo me è fondamentale, quindi far sì che la città in sé partecipi attivamente in tanti modi diversi, per far sì che poi quel giorno lì sia un giorno di festa non solo per i runner che sono per strada, ma diventi un giorno di festa per tutte quelle persone che sono importanti per la città e che svolgono ogni giorno un ruolo all'interno della città, diverse comunità, diverse associazioni. Noi diciamo una parte, e questa è un'idea su cui voglio lavorare nei prossimi mesi, ma anche nel futuro, noi siamo molto forti nella parte di associazionismo, di ONP, quindi tutto quello lì per noi è sicuramente un bacino da cui attingere per attivare anche la città al tempo stesso, e quindi ci sono già persone che
si danno da fare, quindi sono persone che possiamo, lasciatemi dire, sfruttare per poi portare altre iniziative all'interno della maratona. Quindi sicuramente questo è uno dei tratti su cui lavorare. E poi l'altro aspetto fondamentale, guardando anche i dati di altre maratone in Italia, ma anche poi delle persone che corrono le maratone nel mondo, in Europa, è riuscire ad attrarre poi gli stranieri. Noi ovviamente lo sappiamo tutti, l'Italia è il paese, per me, io ho vissuto all'estero tanti anni, il paese più bello del mondo. Ero in vacanza alcuni giorni nelle Langhe, ma ogni angolo d'Italia è un posto speciale, quindi far sì che le persone abbinino anche in momenti come aprile, per noi che è il periodo della maratona, un viaggio legato allo sport. Credo sia quello il punto in cui dobbiamo lavorare maggiormente da quel futuro, perché comunque anche i nostri numeri lo dimostrano. Abbiamo tanti atleti italiani, ma questi atleti italiani ovviamente non sono abbastanza, il numero di questi atleti italiani non è abbastanza per raggiungere i numeri che noi desideriamo. Quindi ovviamente dobbiamo lavorare un po' insieme, credo anche tra organizzatori italiani, esatto, ma anche poi con le diverse realtà che promuovono l'Italia all'estero, per quello che ogni comune, ogni regione poi inserirsi in quei canali, oltre ai canali più tradizionali di, diciamo, andare per esempio a fare promozione dell'evento stesso all'interno di altri expo di maratone. Quindi fare un po', so che forse è la parte un po' più complicata, però fare un po' un punto comune anche con tutte le realtà in cui per esempio si va a promuovere Milano all'estero, come si promuove, far sì che venga un po' anche promossa la maratona in sé, ma anche Milano come una città che accolga gli sportivi e sia poi, oltre a tutto l'aspetto, non so, più di moda, più di città che guarda il futuro, il cibo italiano, anche lo sport che sia un evento, una leva per far sì che poi le persone decidano di venire in Italia in vacanza per correre una maratona. Luca, noi abbiamo sempre pensato alla possibilità di una major italiana, no? La major delle città d'arte, quanto sarebbe facile impacchettare un servizio spendibile all'estero, e te lo dico da chi a Roma ha visto il 57% degli arrivati nell'ultima edizione stranieri. Stare sulle strade di Roma in quel giorno sembrava di stare all'estero, perché erano dei numeri incredibili, visto il calo di nuovi maratoneti italiani. Ormai è un dato che è confermato da più gare, e questo qui, il discorso del lavoro in rete, probabilmente potrebbe essere veramente il futuro, no? Per portare ancora più stranieri qui. Anche perché poi di fatto comunque è vero che cioè il bello delle maratone è che ci sono ogni anno, quindi magari un anno una persona può correre a Roma, l'anno dopo può correre a Milano, ma l'Italia di fatto è un paese talmente grande, talmente bello che c'è un'occasione costante per poterci andare in vacanza, insomma, quindi non è detto che, insomma, lavorare ognuno da solo, promuovendo solo il proprio evento, sia la strada giusta. Anzi, lavorare un po' in comune credo possa essere anche una cosa per il futuro, ecco. Sono molto d'accordo, perché magari a volte c'è, passami il termine, l'alibi che l'Italia comunque i turisti ci vengono lo stesso a prescindere dalla maratona, quindi non ha bisogno di promuoverla con lo sport. Però poi possiamo fare l'esempio di città come Parigi, dove i turisti ci vanno comunque anche senza la maratona, e poi ci vanno anche per la maratona. Quindi secondo me la rete e la comunicazione sul fatto che fare lo sport in un posto così è un'altra cosa. Oggi che molti cercano molto l'esperienza più che la performance, a Milano si può avere tutti e due, quindi direi che le cose, come dire, l'humus c'è. Ti faccio quest'ultima domanda: verso il 2024, al di là di queste cose che ci siamo detti, c'è già qualche novità che ci puoi anticipare? Troppo presto? Su cosa state lavorando? Allora, ancora un pochino presto, vi dico la verità. Adesso abbiamo un po' tante idee su cui lavorare. Vorremmo lavorare su una piattaforma di contenuti sicuramente che tenga, diciamo, ingaggiati i runner per tutto l'anno, che non deve essere solo una piattaforma o comunque un insieme di contenuti legati solo all'aspetto sportivo, ma vogliamo integrare dentro tante cose, dal far conoscere la città, dal promuovere alcuni quartieri, dal promuovere poi anche la maratona, dal promuovere, insomma, tante cose diverse che vadano anche a motivare poi delle persone che magari hanno corso la maratona di Milano tanti anni fa, a farla riscoprire ancora e tornare in questa città. Io non sono milanese, ma lo sono diventato di origine, ma lo sono diventato un po' di adozione, e vi dico la verità, per me è una città molto molto bella, una città che
comunque ogni volta che vado a correre anche io vedo tantissimi runner, ci sono tanti spazi nuovi da scoprire, una città in continuo mutamento, quindi anche questo credo sia una cosa che dobbiamo raccontare alle persone che magari sono state qui, sono venute tanti anni fa, come dicevate voi, quando c'era un'altra maratona, ma la città di Milano è cambiata, ma anche il nostro evento è cambiato molto e vale la pena riscoprirlo, insomma. Esatto. Va bene Luca, allora magari ti avremo di nuovo ospite, così ci racconterai le novità fra qualche mese e ti auguriamo buone corse intanto. Grazie mille, vado Grazie, a Copenaghen il 14 di maggio, quindi speriamo sia una bella giornata a fare la maratona. Va bene, in bocca al lupo allora. Grazie mille ragazzi, ciao, alla prossima. Marco, allora, stiamo già scaldando i motori per la maratona di Milano dell'anno peraltro prossimo. passa qui. Sì, io ho una bellissima foto qua sotto il Duomo che non trovo più, di tantissimi anni fa, mentre correvo. Però sì, è un evento incredibile, bellissimo, con la partecipazione ancora più importante delle charities con i progetti delle staffette, e Luca è un professionista che sul serio sta mettendo in campo tutte le migliori energie per far decollare questa gara. Con la credibilità e l'affidabilità di RCS che ci sta dietro. E Marco, adesso ci spostiamo un pochino. Alberto Marchesani, Epica delle Acque. Sì, Alberto è una fucina di idee. L'abbiamo conosciuto quando correva tra i ghiacciai e i vulcani in Islanda, ci ha raccontato in mille modi come vive il suo approccio ultra alle gare, ma questo è un valore aggiunto alla sua narrazione che riguarda appunto questa Epica delle Acque. Sì, ma poi è interessante perché uno dice fa tanti chilometri. Lui mi ha detto io sono un runner lento, io mi faccio le mie maratone ai 6, però questo fa 100-200 km. L'Epica delle Acque saranno 100 km circa, 30 km più o meno al giorno, in posti che in Italia non conosce praticamente nessuno del Delta del Po, ma incredibili, dei paesaggi che uno dice dove sono finito? Beh, lo vedremo, perché durante l'intervista di Alberto abbiamo proprio anche dei ritagli del percorso. Vi ricordo, a numero chiuso ci si potrà iscrivere, poi vi daremo tutte le informazioni. Che dire, ci spostiamo sulla Darsena di Ravenna a parlare con Alberto. Ciao a tutti, sono qui con Alberto Marchesani, uno dei responsabili e creatore dell'Epica dell'Acqua. E Alberto, abbiamo scelto questo scenario, anche se non è dove correrete, però, o dove correremo chissà, però siamo a contatto con l'acqua delle Delta del Po, siamo qui nella Darsena di Ravenna. Alberto, come stai? Sto bene, mancano 180 giorni circa alla corsa e abbiamo il segno sul calendario, però sto bene, sta procedendo molto bene. Allora, l'Epica dell'Acqua magari non tanti la conoscono, perché l'anno scorso c'è stata un'edizione zero che avete corso in pochi anche per testarla, e sarà una 3 giorni, circa 100 km corsi all'interno del Delta del Po. Specifichiamo subito che non sarà una gara, esatto, ma sarà una vera esperienza, e con te oggi la vogliamo scoprire anche guardando qualche immagine, così se qualcuno vorrà partecipare dal 13 al 15 ottobre si fa un po' più l'idea. Ma la prima domanda che ti faccio è: come ti è venuta in mente di organizzare questa corsa in un posto d'Italia bellissimo, ma forse tra i meno conosciuti? Sì, proprio per questo che ci è venuto in mente di organizzarla. Io ho partecipato a diverse corse e mi piacciono le corse a tappe. Ho partecipato a corse che solitamente si fanno in luoghi estremi o comunque remoti, e dalla Marathon des Sables all'Islanda eccetera, e mi sarebbe piaciuto organizzare, far vivere questa sensazione a tante persone che magari non sono dei corridori esperti o comunque non hanno neanche la possibilità di preparare per tanto tempo un tipo di gara del genere, in luoghi vicini ma comunque poco noti e remoti, ma non troppo, e quello era il luogo ideale. Tu ci sei passato così un po', però Alberto ha fatto la Marathon des Sables, è corso in Siberia, insomma, lui si definisce un runner lento, però probabilmente non sei veloce, ma sicuramente sei resistente, perché hai fatto sfide con centinaia e centinaia di chilometri. Questo però per dire che l'Epica dell'Acqua è un'esperienza aperta anche ai camminatori. Sì. E non bisogna essere dei runner super resistenti, bisogna aver voglia di vivere un'esperienza incredibile dal punto di vista dei paesaggi, ma forse incredibile anche dal punto di vista della compagnia, perché, come mi stavi raccontando, avete pensato a tutto voi. Uno viene, si iscrive
e poi deve metterci le gambe, quello sì, e il divertimento. Sì, abbiamo pensato a questa corsa per i corridori non solo quelli esperti, infatti non è una corsa competitiva e come tempo limite per ogni tappa di circa 30 km è 6 ore, il che significa che si può corricchiare, camminare, fermarsi per fare delle foto, mangiare, non c'è questo problema. Chi vuole partecipare deve essere predisposto a vivere un'esperienza. Il motivo per cui ho organizzato questa corsa è perché quando sono tornato dalle esperienze che ho fatto in giro nelle corse a tappe, oltre alla bella sensazione o alla stanchezza sfinente, era anche il ricordo di amicizie nate in queste esperienze qua, e quindi mi piaceva anche l'idea di proporre questo tipo di esperienze e relazioni anche a chi vuole conoscere altri corridori, altri camminatori, gente che magari difficilmente con cui verrebbe in contatto. Ascolta, senza adesso, perché poi dopo uno lo può approfondire sul sito, che daremo tutti i riferimenti, dacci un po' di highlights di quello che vivremo dal 13 al 15 ottobre, cioè i punti più belli, le cose che proprio imperdibili, e anche poi, e questo è importante, non avete organizzato solo il pezzo dei 30 km, non avete organizzato la sera, la mattina, le esperienze quando uno arriva. Sì, chi si iscrive diciamo che si affida a noi. Si arriva il giovedì pomeriggio, dopo magari la mattina di lavoro e la settimana di lavoro, si arriva nel punto più a sud del delta del Po, che si chiama Gorino Sullam, dove ci sono 2 scuole, un elementare e un asilo, che sono diventati rifugi ambientali, e quindi noi accogliamo lì i corridori. Diamo loro il pacco gara con i prodotti tipici di chilometro zero che si possono portare a casa. Poi assistono a un concerto e sorseggeranno della birra artigianale che è stata fatta a pochi chilometri da lì e dedicata all'Epica dell'Acqua. E dopo il concerto si cena tutti assieme, e poi la mattina dopo dal ponte di barche che congiunge Gorino Sullam a Santa Giulia, che è un paese lì vicino, sul ponte del Po di Gnocca parte la corsa. E i corridori attraverseranno la Sacca degli Scardovari, l'Oasi di Camello, il ponte sul Po. Tutti i luoghi di nomi magari non conosciuti ma bellissimi, che stiamo vedendo sì, poi anche un po' esatto. nei filmati. E da lì in poi ogni giorno percorreranno 30 km attraversando valli da pesca, valli da caccia, potranno vedere luoghi a volte anche chiusi. Dormirete in un'isola privata? Sabato notte? Sera sì, dormiremo all'isola di Albarella, che è un'isola privata che ci accoglie, ci apre le loro porte e potremo vivere anche quell'esperienza lì. Quindi è ben chiaro che se parteciperete vi mettete nelle mani di Alberto e del suo team, non dovete pensare a niente, dovete correre, godervi il paesaggio, panini e birra all'arrivo, perché è un'esperienza, quindi si mangia, si beve, si dorme tutti insieme, proprio come un'esperienza deve essere. Cioè, chiaro che non è che si va in un hotel 5 stelle, e ci si diverte un sacco, e secondo me è una cosa che proprio rimane nel cuore. Oltretutto il periodo che avete scelto, solitamente a ottobre è sempre bel tempo, non voglio portare sfiga, però di solito c'è un gran bel sole, ma è anche il momento della migrazione degli uccelli, quindi si vedranno un sacco di stormi che volano via, perché c'è una fauna incredibile. Sì, è incredibile questo, perché noi attraversiamo luoghi tipicamente dedicati a questo, all'osservazione degli uccelli e della fauna locale, e li attraversiamo proprio, e quindi sarà impossibile non vederli. Ricordiamo però che si può partecipare solo in 44, non perché siete gatti, scusa la battuta, e non perché non vogliono tanta gente, anche se questo però darà ancora un po' più di magia alla cosa e creerà un gruppo forte, ma per una questione logistica, proprio per i posti letto. Sì, considera che i luoghi che noi attraversiamo sono luoghi molto fragili, sono paesi molto piccoli dove siamo nei paesi, e non possiamo ospitare più di questo numero di persone che hai detto. Il 44 è il nostro limite, forse in futuro troveremo altri luoghi che ci potranno accogliere. A questo punto della vita di questa gara 44 ci sembrava il numero più sostenibile possibile. Quindi se volete iscrivervi fate in fretta. Alberto, ci dai tutti i riferimenti per iscriverci? Sì. Vediamo anche sovraimpressione. Tutte le informazioni sono su www.epicadellacqua.it. Perfetto, andate, scegliete di vivere questa esperienza, perché secondo me vi rimarrà nel cuore, scoprirete dei paesaggi che non sempre, cioè incredibilmente il fiume più grande d'Italia, del Telepo, non è così conosciuto, forse anche la sua magia, il fatto che sia riservato, e godetevi l'Epica dell'Acqua. Alberto, grazie mille, grazie. In bocca al lupo. Grazie. Ciao. Marco, io un pensiero a fare quei 3 giorni a passo tranquillo. A 6.
tranquillo, non sarebbe male. 6 ore tu per farti la tua tappa. E l'organizzazione ha pensato a tutto: colazione, pranzo, cena, ristori, la sera animazione, dormire, chiaramente alla buona, però dormire. Sì. Io con Alberto ho detto, se non vengo 3 giorni, forse l'ultimo giorno. Sarebbe l'occasione di una vacanza, di sport, di scoprire luoghi nuovi, insomma avrebbe tanto da raccontare. Scriveteci nei commenti, voi, al di là che ci andrete, non ci andrete, chi ci sta facendo un pensierino andare a fare l'Epica delle Acque? Se siete tra quelli che allenano, fatemelo sapere così vi preparo. Ma poi ci vuole tanta buona volontà, dai, è una corsa tranquilla. E adesso però un altro pensierino: chi non ha mai pensato da ragazzo, che all'età mia o di Marco, di fare l'Interrail, dire prendo, vado. Io onestamente non sapevo neanche che ci fosse più l'Interrail, che era un sogno da giovane, che era la vacanza della maturità degli anni '80, o andavi in Grecia o facevi l'Interrail. Assolutamente. Adesso l'Interrail dopo 30 anni è tornato, l'ha fatto mia figlia l'altro anno, anzi per la sua maturità. Ma non credo sia mai finito. Non è mai finito, ma è stato rilanciato con dei progetti europei, è diviso in sezioni diverse rispetto a prima che avevi tutti i paesi dell'Europa occidentale a tua disposizione. Adesso scegli delle sezioni e viaggi per 15 giorni con dei biglietti aperti. E quindi poi Monica, che ci ha raccontato il suo Interrail di quest'anno, ci ha detto che anche sopra una certa età, non si dice l'età, c'è anche lo sconto. Quindi esatto. Io non ci sono ancora arrivato, ma inizio a pensarci. Però l'idea di viaggiare in treno con la bici al seguito è molto diciamoci anche che ci vuole del coraggio, perché sembra una cosa, però comunque, soprattutto se parti da solo, se non sei abituato a farlo. Monica ormai è un'esperta, però ma poi devi trovare le condizioni meteo, l'acqua, la pioggia, insomma serve una preparazione. Piove, diluvia, nevica, dormi in un posto che... Insomma, complimenti a Monica, e ascoltate questa intervista che vi farà sognare, come secondo me vi ha fatto sognare un po' tutta questa puntata. Ascoltiamo Monica. Ciao Monica, benvenuta a Storie di Runner 451. Ciao, ruote, ciao. No? Come è iniziato la nostra amicizia in rete e insomma, dici quando è iniziato l'amore per le 2 ruote? Partiamo da una domanda semplice. L'amore per le 2 ruote è iniziato tardi, vuol dire che avevo già compiuto i 50 anni. Avevo un momento di crisi, sai, quelle cose, divento vecchia e volevo fare una cosa giusto per cambiare, qualcosa così, che non avevo mai fatto. Pensavo di fare la via Francigena, poi ho guardato e ho detto cavolo, ma sono 40 giorni a piedi, non ce la farò mai. E allora ho preso la bicicletta, ma l'ho letteralmente tirata su dalla cantina dicendo in ogni caso, per male che vada, sarò più veloce che non a piedi. Ho iniziato così, da totale incosciente e senza nessuna preparazione, senza niente. È stato un amore folgorante, per cui da allora non mi sono più fermato, perlomeno ho cercato di non fermarmi più, se non per cause di forza maggiore. Infatti ti abbiamo seguita in un viaggio bellissimo che ti sei regalata la scorsa estate, che è stato un mix tra bici e treno alla scoperta di angoli bellissimi dell'Inghilterra, anche dell'Inghilterra, ma è stato un viaggio un po' particolare, perché normalmente io viaggio su una bicicletta da viaggio, una gravel normale, come tutti. Quest'anno, cioè lo scorso anno in realtà, anche qui altra crisi, avevo compiuto 60 anni e non riuscivo a trovare niente di buono nel compiere 60 anni, finché, e lo do come notizia scoop perché quando l'ho detto tutti no, non è possibile, a 60 anni torna a essere scontato il biglietto Interrail, la testa Interrail della mia gioventù, che io non avevo fatto e che era una cosa fighissima e che mi ero detta che cretina, adesso ho 27 anni, non la posso più fare. A 60 anni torna a essere scontata. Poi ho detto perfetto, faccio un viaggio con l'Interrail. Poi ho detto sì, vabbè, ma quando poi arrivi in città cosa faccio? Non posso, perché mi stufo, devo girare a piedi. Prendo la bicicletta, così faccio dei pezzi in bici. Poi però chi usa la bicicletta e l'ha usata in treno sa quanto sia uno sport estremo trasportare la bicicletta sui treni. Allora a quel punto ho detto piuttosto che prendo una Brompton, sai, le biciclette pieghevoli, quelle inglesi, che effettivamente vanno come lippe, cioè non ti dico che sono uguali a una gravel, però fai un sacco di strada senza problemi. Morale, 60 anni, è nata così per scherzo, ho fatto 60 giorni in giro per l'Europa alternando tratti in treno con alcune delle ciclovie, quelle che avevo più, quelli che sognavo di più, per cui sono arrivata, sai, così ti sposti, in un giorno ti sposti da una nazione all'altra e poi fai magari, non so, 10 giorni di pedalata, poi ti risposti.
e sono arrivata fino in cima alla Scozia, ho attraversato la Francia, sono arrivata in cima alla Scozia, sono riscesa, ho fatto tutta la costa di Olanda e Germania, sono scesa attraverso la Germania e l'Austria, quindi proprio un giro di una bella fetta d'Europa, e devo dire che è stata un'esperienza fantastica. Ed è proprio vero che hai imitato quel viaggio che sognavamo a 20 anni con l'Interrail, no? Proprio andare in giro. Magari a 20 anni non l'avresti mai fatto in bici. Poi uno con la saggezza degli anni che passano capisce che il mezzo fa la differenza. Però ho capito che hai sfatato anche molti miti di alcune zone che dicono di essere alla portata di un ciclista. Io mi ricordo alcuni tuoi commenti in diretta da dove ti trovavi che, insomma, certe parti, specie su al nord, non sono poi così bike friendly, come si dice. No, soprattutto la Scozia, l'Inghilterra in generale non è particolarmente bike friendly. Tra l'altro, aggiungici pure, quello è un problema mio, che io comunque guidare sulla sinistra per me è sempre un inferno, per cui è già un po' destabilizzante. Poi finché sei a sud ci sono alcune ciclovie che sono bellissime, per esempio la Parigi-Londra che ho fatto è spettacolare, quindi tutta la parte dalla costa fino a Londra è molto bella. Quando sali, io sono arrivato in cima alla Scozia, quella che ti danno come ciclovia Eurovelo, che da Inverness fa tutta la Scozia in diagonale e scende fino a Glasgow, quella è venduta come ciclovia. Poi in realtà ci sono un sacco di parti che sono a bordo strada, a bordo di strade trafficate, tra l'altro tutto il rischio, molto turistica. Se ci vai nella stagione in cui è possibile andarci, ti dico solo che a giugno avevamo 3 gradi, quindi se ci vai prima congeli. Erano imbarazzanti le telefonate, perché c'era qua l'ondata di caldo. E certo. Io chiamavo e mi dicevano qui si muore, e io qui ho 3 gradi. Il contrario. Però, vai in quel periodo normale, di turisti ce n'è tanti e c'è tanto traffico. Quindi insomma, sulla Scozia, che pure è stupenda, ecco, bisogna andarci preparati, non aspettarsi le grandi ciclabili. Quindi leggere i tuoi libri è fondamentale, no? Perché sappiamo, Monica per National Geographic ha fatto insomma una guida importante per quelli che sono i percorsi in Europa almeno, ed è diventato, al di là del tuo mestiere che già è di chi racconta una cronaca insomma da freelance, è diventato un ulteriore spazio di narrazione. Sì, esatto, anche perché, a parte che lo faccio per mestiere, lo faccio perché mi piace, e mi accorgo che davvero c'è bisogno di informazione, cioè tanta gente è tentata, incuriosita da queste esperienze, però ci sono un paio di cose da sfatare. La prima è, appunto, il mio blog si chiama Se ce l'ho fatta io, cioè non bisogna essere degli sportivoni, degli eroi, della gente super allenata per andare in giro in bicicletta, basta un po' di buonsenso. E la seconda è che effettivamente ci sono tanti percorsi molto belli che si possono fare senza rischiare la vita, senza doversi mischiare col traffico automobilistico e senza neanche dover avere dei polpacci d'acciaio, cioè ci sono anche con pendenze molto relative. Sono due cose che è bene sapere, perché non tanto vengono comunicate. Che poi a volte si rischia di più la vita nelle nostre città senza fare tanti chilometri che andare in viaggio. Allora, a proposito di questo, tu oltre ai viaggi la bici la usi tutti i giorni? È la tua compagna? Ti alleni così o... No, ti dirò non molto, per quello che dicevi tu, nel senso che io abito a Milano e mi rendo conto che sono un po' vigliacca. La uso se ho bisogno, se ho frettissima o se devo andare in bicicletta da qualche altra parte. Però come mezzo di trasporto abituale, purtroppo, e lo dico perché lo userei molto volentieri, ma nonostante adesso abbiano migliorato un po' il io continuo a ritenere la bicicletta a Milano un mezzo molto pericoloso, quindi non sono entusiasta, la uso solo se costretta, ma lo faccio, cioè diciamo la uso quando c'è da manifestare per l'uso della bicicletta e in quei casi scendo con la bicicletta a far cagnara. Poi se posso preferisco andare a piedi, e siamo ancora poco maturi. Quindi la usi per Marco, il vero piacere di pedalare. Mi è venuta voglia di partire. Guarda, anch'io non ho fatto l'Interrail e l'avrei voluto fare, e adesso non ce l'ho ancora lo sconto, ma non voglio aspettare lo sconto. Ma non aspettare, ma vai, tanto ogni lasciate persa, vai. No, è veramente una formula, ti dirò, è nata per caso, questa della bici più treno e soprattutto della bici pieghevole, perché ti assicuro, una cosa è il treno, ma io l'ho portata dovunque, cioè le alte velocità, traghetti, barchini, autobus, metropolitane, cioè
hai una polivalenza straordinaria, per cui tu vai in giro quanto vuoi, è veramente un'esperienza di libertà straordinaria, veramente. Io pensavo dopo 60 giorni, tra l'altro Marco ha letto, mi ero anche rotto un polso, quindi era stata una cosa un po' complicata, dopo 60 giorni non ne potrò più, insomma sono tornata perché dovevo tornare, ma non è che fossi così entusiasta, sarei rimasta in giro ancora, tanto per darti un'idea. Sì, hai detto bene, un polso, mi ero confuso con il piede, ma era il polso che non riuscivi a tenere il manubrio, ancora peggio in bicicletta, perché un piede, vabbè, ma il polso è fondamentale. È stata un po' po' da quel punto di vista. La tua Brompton ha un nome, no? Come tutte le bici. Sì, si chiama Lady B perché è inglese mi sembrava giusto darle un po' di... Poi... Va bene. Quindi Monica, insomma, l'estate 2023 ti porterà ancora a pedalare da qualche parte? Sì, assolutamente sì. È un po' sfalsata quest'anno per vari motivi pratici, però adesso ad aprile vado a fare un viaggio abbastanza breve, però deve essere molto bello, molto intenso, perché faccio l'Alto Adriatico e arrivo a Monfalcone col treno, questa volta con la bicicletta normale, e da lì faccio tutto l'Alto Adriatico, tutto il Carso fino a Trieste, e da Trieste seguo la Parenzana fino a Parenzo e poi torno in traghetto da Parenzo a Venezia. Deve essere molto bella, mi hanno detto che è stupenda la Parenzana, abbondantemente sterrato, però è impegnativa. E poi questo è un viaggio di 5-6 giorni, non è un viaggio lungo. Salto il viaggio, diciamo quello estivo, che io normalmente faccio verso giugno, perché a settembre voglio rifare il primo viaggio che ho fatto, cioè quello lungo la via Francigena, perché a distanza di 7 anni voglio vedere com'è cambiato lui e come sono cambiata io, insomma, siamo cambiati tutti e due, però sono molto curiosa perché comunque alla fine è tutto sommato il più bel percorso che io abbia mai fatto. A questo punto comincio ad averne accumulati un po', ma la ciclovia Francigena da Aosta fino a Roma rimane, secondo me, dal punto di vista dei paesaggi, delle suggestioni, di tutto, rimane ancora il più bel percorso che io abbia mai visto. Allora Monica, mi raccomando, sai usare bene i video, quindi facci compagnia per quello che ti va, che vorremmo insomma seguirti e farci scoprire questi posti fantastici, insomma con la narrazione tua viene tutto più facile. Molto molto volentieri. Grazie mille Monica. Grazie, a presto. Buone pedalate. Ciao, altrettanto, ciao. Marco, è stato un piacere stare con te sotto le guglie del Duomo e poi anche questa puntata qua, no? Diciamo... Sì, spero solo che non abbiamo fatto la fine di Totò e Peppino. No. Volevamo savoir, anzi è andata bene. No, perché abbiamo Google Maps e non ci perdiamo. No? Non ci siamo persi, abbiamo forse sbagliato una metro, ma lì perché stavamo chiacchierando, visto che non stavamo insieme. Quando siamo insieme mettiamo a imparo tutto quello che non riusciamo a dirci. Nego tutto, io non sbaglio mai niente. No, vabbè, succede anche ai migliori e è stato bello veramente. Poi, per carità, capiamo benissimo che la location è quella che è, lo dico da romano. Sapete, no, è una signora location. Si sta benissimo. È una signora location, i piccioni ci hanno rispettato, non ci hanno cagato in testa, quindi è già una cosa positiva. Stasera gioca l'Inter, ci sono dei tifosi dell'Inter che ci stanno guardando, vabbè, è inutile che io tradisca la mia fede, forza Inter, perdiamo 500 spettatori secchi così, vabbè dai, però l'importante è che arrivi una squadra italiana in finale, l'Inter, e una casa. Ho gufato incredibilmente, no, a parte gli scherzi, continuate a seguirci, ci vedremo domenica prossima con altri ospiti. Arriviamo a maggio, l'ultimo mese di questa stagione, ma poi torniamo a settembre, state tranquilli, e quest'estate vi riserveremo delle sorprese, non vi lasciamo da soli. Grazie Marco. Simone, grazie a voi. Torniamo a casa noi. A presto, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Buone corse. Ciao.